Questa è la quinta lezione di trading online. Anche oggi aggiungeremo uno strumento per migliorare la nostra analisi. Oggi con Luca parleremo delle figure dell'analisi tecnica. Oh, eccoci qui. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi qui sotto in modo tale da non perdere nessun altro video di questa rubrica. Però ora basta parlare, passiamo al video. Le figure dell'analisi tecnica sono tutta una serie di codifiche con cui i movimenti dei prezzi sono stati appunto catalogati. Queste codifiche ci permettono di capire come i prezzi potranno muoversi in futuro, ma soprattutto ci potranno aiutare nel determinare quello che è il target price, quindi l'obiettivo di prezzo che si avrà in seguito a aver fatto appunto un'operazione di trading a rialzo o a ribasso. Anche in questo caso, Riccardo, spostiamoci sui grafici che ti faccio vedere in pratica come scovarle e come utilizzarle. Andiamo. Riccardo, partiamo dalla sezione Academy del sito investire.biz, dove nella voce analisi tecnica e nella sottovoce formazioni grafiche troviamo proprio una spiegazione anche visiva di tutte quelle che sono le figure dell'analisi tecnica. Chiaramente sono diverse, alcune più complicate, alcune molto più semplici, ma sul sito appunto trovi la spiegazione di tutte quelle che sono le principali figure. Oggi vorrei concentrarmi sul triangolo, nello specifico il triangolo ascendente, perché è una delle figure che ultimamente si trova molto di più su praticamente tutti i mercati finanziari ed è molto affidabile e potente. Nello specifico, la cosa molto interessante di questa figura è che ci permette di ottenere, come ti accennavo prima, un target price, ovvero un obiettivo di prezzo in seguito appunto alla conferma di questa figura, che si ottiene semplicemente traslando la distanza che c'è tra la parte alta di questa figura e la parte iniziale della figura. Il target si ottiene traslando questo spazio dal punto di rottura della figura verso l'alto. Una delle caratteristiche principali delle figure dell'analisi tecnica è proprio questo, ovvero la capacità di individuare un target price. Come funzionano queste figure? La linea nera chiaramente è indicativa del prezzo, mentre le rette blu indicano appunto la forma che i prezzi raggiungono nel momento in cui appunto si formano queste speciali formazioni grafiche. In questo caso vediamo appunto che i prezzi formano quello che è un triangolo che si chiama ascendente. Perché? Perché i prezzi man mano che procedono in avanti formano dei minimi crescenti, quindi formano dei minimi via via sempre più alti, e questo significa sostanzialmente che a fronte di una offerta, quindi una forza di vendita sempre costante che non riesce ad avanzare, sostanzialmente non riesce a guadagnare terreno, invece gli acquirenti, in questo caso quindi chi sta comprando, riesce ad avanzare e riesce sostanzialmente a portare i prezzi verso l'alto. Dobbiamo immaginare questa figura un po' come se fosse un flusso d'acqua che entra all'interno di una classica canna dell'acqua che usiamo per lavare la macchina o per annaffiare il giardino. Come vedi, quello che succede è il flusso di acqua entra all'interno di questa figura, e più acqua entra e più, diciamo, la forza che spinge il prezzo comprime sempre più acqua all'interno di uno spazio sempre più ristretto. Come tutte le cose che si comprimono, un pochettino come se fosse una molla, a un certo punto il prezzo, che è paragonato appunto all'acqua, esplode e va in una direzione. Nel caso del triangolo ascendente, ma chiaramente vale anche nel caso del triangolo discendente, è la stessa cosa, lo stesso principio, solamente che è ribaltato, appunto sappiamo già in anticipo in quale direzione andranno i prezzi, proprio perché per tutto questo periodo abbiamo i compratori che vincono sostanzialmente sopra i venditori. Tutto chiaro fino qui? Hai qualche domanda? Non ho nessun dubbio. Perfetto, allora ci spostiamo su un grafico reale, utilizziamo anche in questo video l'esempio dell'oro, che andiamo ad integrare all'analisi fatta utilizzando la stagionalità
funzionalità del video precedente. Quindi ti faccio vedere appunto come negli ultimi mesi, vado a prendere anche una penna così riesco a farti vedere meglio, i prezzi si sono appunto incanalati all'interno di questa figura, che è esattamente un triangolo rialzista come abbiamo visto prima, e nel momento in cui c'è stata la rottura al rialzo di questa figura c'è stata proprio un'esplosione dei prezzi verso l'alto, che avrebbe consentito di guadagnare a tutte le persone appunto che si sarebbero messe in acquisto su questo livello. Come ti dicevo prima, una cosa molto interessante e molto importante delle figure dell'analisi tecnica è proprio data dalla possibilità di calcolare quello che è il target price, e come ti facevo vedere prima nell'esempio sull'Academy di investire.biz, il target è la proiezione in alto della distanza tra la parte alta della figura e la parte iniziale, esattamente quello che abbiamo fatto in questo caso. Quindi proiettando questa distanza che ho disegnato in giallo verso l'alto dal punto in cui i prezzi rompono, troviamo questo obiettivo di prezzo posizionato in area 1667 dollari per oncia, che è esattamente il target che avevamo visto nel video precedente sulla stagionalità, che appunto abbiamo calcolato in questo modo. Prima non te ne avevo parlato perché stavamo parlando appunto di stagionalità, e di conseguenza noi sappiamo che nel momento in cui i prezzi arriveranno qui, con alte probabilità subiranno un probabile storno, proprio perché appunto siamo arrivati su un punto particolarmente importante. Allo stesso tempo, sapendo che i prezzi con alte probabilità arriveranno fino qui, qualora i prezzi dell'oro dovessero magari ritracciare e tornare a dei livelli inferiori rispetto al prezzo attuale, potremmo decidere magari di incrementare la nostra posizione qualora fossimo ancora posizionati al rialzo, oppure per chi non è magari ancora entrato al rialzo potrebbe decidere appunto di entrare al rialzo sapendo che questo livello che abbiamo trovato appunto proiettando la distanza che c'è tra la parte alta e l'inizio della figura del triangolo rialzista attira di fatto i prezzi. Di conseguenza, sapendo dove i prezzi possono arrivare, abbiamo la possibilità di strutturare e organizzare una o più operazioni di trading. Quindi questo è appunto come viene utilizzata in questo caso questa figura per prima di tutto entrare sul mercato e poi per ottenere quello che è un target price, quindi un obiettivo di prezzo. Tutto chiaro? Chiarissimo, assolutamente nessun problema e non ho alcuna domanda. Bene, se ti ricordi dal video precedente, noi eravamo entrati nella zona appunto di 1200 dollari. Perché eravamo entrati nella zona di 1200 dollari e non abbiamo atteso la rottura della parte alta di questa figura dell'analisi tecnica? Sì, mi ricordo perché analizzando i grafici della stagionalità avevamo visto che l'oro nel periodo di luglio, agosto e settembre tendenzialmente va verso l'alto. Esatto, e quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme due tipi di analisi completamente diversi, la stagionalità e le figure dell'analisi tecnica, e abbiamo rischiato un po' di più entrando nella parte più bassa di una figura di un triangolo rialzista, proprio perché a supporto di una visione rialzista del movimento dell'oro avevamo non solo l'analisi tecnica che ci stava dicendo che i compratori stavano vincendo sui venditori, ma appunto eravamo in un periodo in cui la stagionalità ci diceva che con buone probabilità i prezzi dell'oro avrebbero cominciato un rialzo. Quindi questa cosa te l'ho detta perché è sempre importante ricordare che quando si va a studiare un grafico è sempre molto meglio utilizzare più strategie nello stesso tempo, e nel momento in cui queste strategie diverse tra di loro combaciano, ci dicono la stessa cosa, allora fare l'operazione di trading. Certamente, poi mi hai detto prima che il punto era calcolato anche in base a un forte livello che di supporto. tu avevi. Esatto. Esatto, in area 1000, appena sotto 1200, quindi è l'area di 1200 un numero particolarmente importante, perché anche se trascinassimo il grafico nel passato ci accorgeremo che è un livello particolarmente importante, e anche dal grafico appunto più recente si vede che quello era un punto estremamente importante
importante. Poi se andassimo anche ad analizzare, magari lo faremo in un altro video, più nello specifico le candele proprio che si erano formate sul livello di 1200, ci faceva ulteriormente capire che c'era una pressione rialzista da parte dei compratori importanti, e quindi mettendo tutto assieme, l'analisi tecnica, l'analisi del prezzo, l'analisi delle candele e la stagionalità, era abbastanza probabile che questa sarebbe stata un'operazione che sarebbe andata a buon fine. Ok, perfetto. Tu però in questa operazione hai messo il target a 1667, come hai detto, però Esatto. mi dicevi che hai già tirato dei profitti? Sì, ho già portato a casa dei profitti proprio tra l'altro poche ore fa. Perché? Perché quando i prezzi, diciamo, arrivano a quella che è la metà strada tra il punto di ingresso e il target, io comunque generalmente porto a casa parte dei profitti. Inoltre, se andiamo a stringere un po' il grafico, ci accorgiamo che proprio sul livello di 1520 era presente una resistenza particolarmente importante, e lo capiamo da questi minimi che risalgono addirittura al 2011, dove delle candele con un'ombra particolarmente pronunciata mi hanno fatto pensare che i prezzi lì si potessero arrestare e sarebbe potuto cominciare un trend ribassista anche abbastanza, diciamo, pronunciato. Quindi su questo livello io ho portato a casa parte della mia posizione, mentre mantengo sempre una parte della posizione affinché vada completamente a target. Ok, perfetto. Bene, direi che per le figure dell'analisi tecnica ci possiamo fermare qua. Chiaramente per approfondirle potete venire su investire.biz nella sezione Academy. Grazie mille di tutto Luca, e di sicuro ci vedremo in un'altra lezione. Al prossimo video, ciao Riccardo, grazie a te. Ragazzi, ultima cosa, se volete provare la stessa piattaforma che abbiamo utilizzato noi in questo video, potete richiedere tranquillamente un conto demo al sito kimuratrading.com, o altrimenti trovate il link qui sotto. Poi ditemi sempre cosa ne pensate di questi video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi così non ve ne perdete neanche uno, e se vi piacciono lasciate un mi piace che aiuta sempre tantissimo. Vamos!